Buongiorno, io da tempo sono convinto che la Bibbia vada letta da scienziati, cioè da persone che si occupano di temi relativi alla conoscenza che sia verificabile anche, e quindi non da teologi, lo sappiamo, da 2000 anni è letta da teologi, ma quando viene letta da scienziati, per esempio genetisti, medici, fisici, astrofisici, allora la Bibbia in particolare, ma direi in genere i testi antichi, ci rivelano cose molto interessanti, molto affascinanti. Io ho fatto poco tempo fa cioè mi è stata fatta una intervista in comune con il professor Avi Loeb, docente di Harvard, astrofisico, uno dei più importanti astrofisici del mondo, direttore del Dipartimento di Astrofisica di Harvard, il quale, come sappiamo, crede all'esistenza di altre civiltà, cioè di civiltà superiori alla nostra, e lui ha messo in piedi, sta mettendo in piedi un progetto che si chiama Progetto Galileo, proprio per arrivare a dare documentazione scientifica dell'esistenza di queste civiltà, perché essendo lui uno scienziato ha la volontà e la necessità di arrivare appunto alla prova effettiva. La cosa interessante è che però nel frattempo ovviamente lui procede con le ipotesi, come è doveroso fare per uno scienziato. E allora sul numero di Scientific American del mese di ottobre, del 15 di ottobre, è uscito un suo articolo dove lui ci racconta alcune cose sulla possibile origine del nostro universo. E nell'articolo lui mette in evidenza che noi non possediamo una teoria predittiva che combini i due pilastri della fisica moderna, cioè la meccanica quantistica e la gravità. Per cui sull'origine dell'universo ci sono tutta una serie di ipotesi che lui sintetizza, quindi per esempio l'universo potrebbe essere emerso da una fluttuazione del vuoto, oppure è ciclico con ripetuti periodi di contrazione ed espansione, o che è stato selezionato dal principio antropico, oppure c'è la teoria delle stringhe, insomma ci sono tante ipotesi sull'origine dell'universo. Lui ne avanza una che è veramente fuori dal coro. Cioè lui dice in sostanza che possono esistere su scala cosmica delle civiltà a diverso grado di evoluzione e che lui identifica con le lettere dell'alfabeto A, B, C, D anche. Dice che ad esempio la nostra civiltà sarebbe una civiltà tecnologica di basso livello, classificata in classe C sulla scala cosmica, poiché non siamo in grado di ricreare nemmeno le condizioni abitabili sul nostro pianeta per quando il Sole morirà. Cioè lui dice noi siamo sulla scala C perché dipendiamo totalmente dalla nostra stella. Dice addirittura potremmo essere classificati nella scala D perché oltre a non essere in grado di ricreare le condizioni abitabili, stiamo addirittura distruggendo già quelle che esistono. Dice poi una civiltà di classe B, quindi superiore alla nostra, potrebbe regolare le condizioni nel suo ambiente immediato per essere indipendente dalla sua stella ospite. Cioè quindi una civiltà di livello superiore alla nostra potrebbe rendersi indipendente dalla energia che arriva dalla stella. Una civiltà classificata di classe A potrebbe ricreare le condizioni cosmiche che hanno dato origine alla sua esistenza, cioè l'esistenza di quella civiltà, ovvero produrre un universo in un laboratorio. E lui suppone, ed è un'ipotesi quindi, che ad esempio l'universo nel quale abitiamo noi potrebbe essere stato, fra virgolette, creato proprio da una civiltà classificata di classe A perché potrebbe conoscere, avere
delle conoscenze e della tecnologia ovviamente immensamente superiore alla nostra e quindi essere in grado di creare un universo. Infatti lui dice che la nostra civiltà non è particolarmente intelligente e dice che questa affermazione non dovrebbe coglierci di sorpresa. Dobbiamo permetterci di guardare umilmente attraverso nuovi telescopi, come previsto dal progetto Galileo, e cercare degli esseri più intelligenti sul nostro blocco cosmico. Altrimenti il nostro viaggio dell'ego potrebbe non finire bene, in modo simile all'esperienza dei dinosauri che hanno dominato la Terra fino a quando un oggetto dallo spazio ha offuscato la loro illusione. Quindi in realtà, secondo il professor Avi Loeb, uno degli astrofisici più importanti del mondo, noi potremmo essere una civiltà di classe C, mentre potrebbero esistere delle civiltà, teoricamente ovviamente un'ipotesi, di classe A in grado di creare un universo. Questo di fabbricare un universo. Questo ovviamente capite che ha immediatamente delle implicazioni dal punto di vista religioso perché introduce il concetto di fabbricazione di un universo. E quindi se questa civiltà di classe A procede in questo senso, procede avendo delle conoscenze, come dire, avendo quindi dei modelli, no, dai quali si parte per poi fabbricare un nuovo universo. E questo mi ha fatto venire in mente in particolare due passi della Bibbia che potrebbero teoricamente, almeno a me, ricordare questo tipo di ipotesi. Il primo si trova nella Genesi ed è il versetto nel quale si parla della, diciamo così, costruzione del cosiddetto Gan Eden, e il versetto 8 del capitolo 2 della Genesi dice che l'Elohim di nome Yahweh piantò un giardino in Eden, Mi Kedem. Ora, Mi Kedem è un termine che viene normalmente tradotto a est in oriente. In realtà, ne abbiamo già accennato, Mi Kedem significa, come valore originale, da quello che viene prima, perché mi è la particella che indica da, quindi non in oriente, ma da quello che viene prima. Il significato di oriente è un significato, come dire, che è derivato dal vero significato del termine ebraico kedem, che appunto indica ciò che viene prima, ciò che è antecedente. È chiaro che poi indica oriente perché è il punto da cui sorge il sole, però ripeto, l'espressione ebraica indica da quello che viene prima, cioè come se questa civiltà degli Elohim, questa cultura degli Elohim, che sappiamo essere molto più avanzata della nostra, avesse posto dei Gan Eden, uno dei quali è quello biblico, partendo da dei modelli precedenti. E quindi potrebbe essere una civiltà o di classe B o di classe A, in quanto in grado ovviamente di andare oltre ciò che noi conosciamo. Però c'è un altro passo della Bibbia che è ancora più interessante e che è esattamente il Salmo 24. Il Salmo 24 è il salmo che veniva citato da Monsignor Corrado Balducci, il quale lavorava all'interno del Vaticano, si occupava appunto anche della questione relativa alla possibile vita al di fuori della Terra. E lui diceva, lo trovate anche su internet, diceva che il Salmo 24, nei primi versetti soprattutto, è contenuta la prova che la Bibbia conosceva, oltre agli abitanti della Terra, altri abitanti dell'universo. Perché i primi versetti recitano così: a Yahweh appartiene la terra e quanto contiene, il mondo e quanti vi abitano. E Monsignor Corrado Balducci diceva qui c'è la netta distinzione tra gli abitanti della terra
e altri abitanti dell'universo. Quindi abitanti di altri luoghi. La parte finale del Salmo 24 ci racconta un evento o una serie di eventi o comunque un evento che poteva ripetersi ciclicamente, che è veramente molto curioso. Là dove dice al versetto 7: sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne, così è tradotto normalmente, ma adesso vedremo che questa traduzione non è corretta, perché entri il Re della gloria. In ebraico c'è scritto il Signore del Kavod, e già ci siamo dedicati molto a questo tema del Kavod, no? Anche quando diciamo che sarebbe bene non tradurlo, perché ciò che indica la Bibbia relativamente al Kavod ci fa pensare ad un oggetto con il quale Yahweh si muoveva. E qui dice in effetti: sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne, perché entri il Re del Kavod. Chi è questo Re del Kavod? Yahweh, il forte, l'eroe, Yahweh, l'eroe in battaglia. Sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne, perché entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Gloria, sapete, è il termine con il quale viene tradotta la parola ebraica Kavod. Chi è quindi questo Re del Kavod? Il Signore degli eserciti. Egli è il Re della gloria. Quindi qui ci viene detto che ci sono delle porte che si devono aprire, che si aprono ad un ordine, e sono porte che sono chiamate in due modi, Shar e Petach. Porte nelle quali entra il Re della gloria, passa attraverso queste porte. E poi qui, l'abbiamo letto, si dice porte eterne. In realtà in ebraico c'è scritto porte di Olam. Olam è un altro termine al quale ci siamo dedicati e sappiamo che indica un qualcosa di non conosciuto. Non significa certamente eterno o eternità. Tra l'altro nel Talmud il termine Olam viene tradotto dagli stessi filologi ebrei che traducono il Talmud in italiano con il significato di mondo o universo. E nel Talmud è indicato spesso al plurale, cioè Olamim, e si parla del padrone quindi dei mondi, il padrone degli universi, e ci si riferisce ovviamente all'Elohim di nome Yahweh, perché sappiamo che Yahweh era uno degli Elohim presenti sulla terra. Sappiamo che poi è stato fatto diventare dalla teologia ebraica il più importante degli Elohim, per poi addirittura arrivare a farlo diventare l'unico, cioè a farlo diventare il Dio unico. Ma nella Bibbia è chiarissimo che non è così, l'abbiamo già spiegato molte volte. Quindi si dice che qui in sostanza ci sono delle porte che si aprono su un mondo non conosciuto, cioè Petach di Olam, porta di un mondo non conosciuto, che è un luogo in cui viaggia Yahweh, un luogo in cui arriva Yahweh, ma è un mondo che non è conosciuto da parte degli uomini. E questo è interessantissimo perché ci rimanda all'esistenza di un possibile posto dove stanno questi Elohim, cioè dove stanno questi appartenenti ad una cultura indubitabilmente di classe superiore alla nostra, per rientrare nella ipotesi che fa Avi Loeb. Ovvio che Avi Loeb non sta facendo questo collegamento con la Bibbia, lui fa le sue ipotesi in relazione all'esistenza di civiltà superiori alla nostra. È a me che viene in mente questo passo biblico quando ho letto questo articolo di cui vi ho fatto una rapidissima sintesi, perché immediatamente questo articolo mi ha fatto pensare a questi passi della Bibbia. Ma tutto questo anche fa pensare, per esempio,
ai viaggi delle divinità egizie, al famoso, conosciuto Duat, cioè al mondo di là, che normalmente viene interpretato come il mondo dei morti, in realtà appunto è questo mondo dal quale le divinità egizie provengono e nel quale possono tornare. Pensiamo ai viaggi di Ra, penso ad esempio più banalmente alla divinità greca Astrea, la quale scese sulla terra, rimase sulla terra per un certo periodo, poi disgustata dal comportamento degli uomini è tornata nei cieli, cioè è tornata a casa sua. Quindi tutto questo, anche questo, quindi che è un racconto banale, fa pensare a questi viaggi di queste divinità avanti e indietro. Ma mi fa pensare anche ai racconti che ci sono nella letteratura dell'Estremo Oriente, quindi nella letteratura vedica, dove si parla addirittura di rotte celesti, cioè di rotte stellari, che nei testi sono anche state identificate, sono state rappresentate graficamente e all'interno delle quali sono stati identificati anche dei luoghi nel cielo che vengono interpretati, vengono chiamati come porte, come cancelli attraverso i quali passano questi deva, cioè le divinità dell'induismo. Quindi noi siamo di fronte in questo momento a degli scritti antichi che, come già sappiamo, ci raccontano cose che possono apparire semplicemente dei miti, semplicemente delle favole e così ci vengono spiegati. In realtà, se facciamo finta che siano veri, siamo di fronte a dei racconti di viaggi di civiltà superiori che arrivano da lontano. Ecco, questo mi rimanda immediatamente all'articolo di Avi Loeb che ipotizza l'esistenza di civiltà che addirittura avrebbero avuto o avrebbero le conoscenze per fabbricare degli universi. E uno di questi universi che sarebbe stato potenzialmente fabbricato da una di queste civiltà sarebbe ad esempio proprio l'universo nel quale viviamo noi e che potrebbe essere frequentato da queste civiltà ed è proprio anche questa la prova che cerca questo astrofisico di Harvard, cioè documentare l'esistenza di queste altre civiltà, cioè documentarle in modo scientifico. E come sappiamo, per procedere in modo scientifico bisogna innanzitutto formulare le ipotesi, cioè accettare che un'ipotesi sia possibile, dopodiché la si va a verificare. Quindi tutto questo discorso ci rimanda ad un'altra considerazione, al fatto che la teologia che ha, come dire, elaborato l'idea di Dio partendo dalla Bibbia, che è ovviamente il libro di cui io mi occupo, in realtà alla luce della possibile nuova lettura dei testi biblici, della possibile nuova lettura e del confronto, del parallelismo tra i testi biblici, i racconti egizi, i racconti dell'induismo, la teologia potrebbe, come dire, superare o forse a un certo punto sarà costretta a superare o abbandonare questa sua funzione di forma di pensiero che si occupa di metafisica per arrivare ad occupare invece la posizione che forse le compete, quella di essere una branca della fisica o magari, per essere più precisi, una branca della astrofisica. Ciao, grazie e alla prossima.